Ok, ripassino del passato. Mihai ha vissuto in Italia, ha visto tanti UFO, ci sono state delle abduction, alcune le ricorda. Attualmente ci sono abduction nella vita di Mihai? Cioè, dall'ultima sessione a questa, dopo 8 anni, ce ne sono state delle altre? Sì, alcune lui le ha rifiutate, nel senso che si sono giustamente presentati nel modo furbo, eh, insomma, con cui potevano essere accettate da lui, no? Presentandosi come gentili e tutto, però lui le ha rifiutate. Qualcuna invece è riuscita perché lui era proprio in uno stato di sonno profondo e non aveva le forze per opporsi. Ehm, Ed è come se in una di queste, avvenuta qualche anno fa, magari tipo 3 anni e mezzo fa, 3 anni e mezzo fa, 4, ehm, è intervenuto questo drago barra dinosauro, che è un po' mutaforme, no? A volte si presenta sotto le sembianze del drago, altre volte sotto le sembianze del dinosauro, no? Che gli fa questa abduction con la finalità di effettuare una sorta di controllo mentale, ok? Diciamo così, introducendogli il comando, l'ordine di ritornare con una certa periodicità, con una certa regolarità nel suo paese di origine, con ovviamente il pretesto di seguire le partite di calcio. Le abduction che lui ha avuto, o soprattutto gli avvistamenti alieni, a cosa erano dovuti? Al fatto che lui era un soggetto interessante, un bambino diamante? Mihai è un bambino diamante. Allora, un attimo, lì mi dà che la zona comunque non solo lui li ha visti, ok? Mhm. Quindi era un fenomeno abbastanza diffuso. Como? Quindi sì, questo non è proprio che lui è soggetto speciale, ok? Poi mi dà una certa predisposizione al controllo mentale. Mhm. Mm? A subirlo. Sì, esatto. E i soggetti che possono, diciamo così, essere più facilmente controllati da un punto di vista mentale sono quelli appunto che non si conoscono, non conoscono loro stessi, ok? Ehm, E, rispetto al fatto che lui possa essere un bambino diamante, ma allora dunque sì, allora mi dà questo bambino particolarmente sensibile e predisposto a ciò che non è materiale, ok? E gli è rimasta questa cosa di non essere così tanto legato alla materia, ma sia ai sentimenti che alla spiritualità. Questo sì, di questo lo vedo chiaramente, sì. E, durante una sessione di Reiki è emersa questa cosa. Sono emerse anche altre questioni, sono emersi degli esseri che comunque lui ha sentito positivi, che gli hanno detto non solo che era un bambino diamante, ma che loro lo chiamavano verso il sole. Mm. Allora, diciamo che poi una situazione analoga si è presentata in uno dei suoi sogni, ok? E quindi ovviamente gli hanno fatto anche percepire una sensazione di benessere, perché è il loro modo molto astuto, ok, per farlo andare dalla loro parte. Mm? Però non sono entità così benevole come si presentano. Mm. Cioè, ciò che Miai deve capire è che, allora, il mondo dell'invisibile è molto complesso e molto variegato, ma le entità che ci possono essere che possono essere nostre amiche, non ci vogliono portare da nessuna parte, non ci vogliono prendere e convincere, in nessun modo.
questo non esiste proprio. Quindi quando si verifica questo è perché sono in realtà delle entità malevole che si travestono in questo modo molto gentile, no? Mhm. E apparentemente luminoso. Chiama il capo di queste entità che gli hanno detto del bambino diamante. Sembra tipo un pleiadiano, Come si chiama? lui dice infinita dolcezza. Ok, il Pleiadiano. Lo chiamiamo Gran Coglione. Allora, una volta lo canalizzavamo, lo prendevamo per il culo e tutte queste belle cose qui. Quante parolacce oggi? Oggi non ce ne frega più nulla. Chiudiamo un attimo la questione del bambino diamante. Esiste tutta questa narrativa, la potremmo definire valida, Monica, la narrativa bambino indaco, bambino diamante, bambino arcobaleno, bambino qui, bambino là. C'è un'evoluzione del DNA eterico dell'essere umano? Ci sono bambini speciali, o uomini speciali, o donne speciali, o bambine speciali? Allora, detta così, non so esattamente, cioè, come posso dire, ci sono vite in cui noi manifestiamo una sensibilità e un livello evolutivo maggiore rispetto ad altre vite. Mhm, Questo è indubbio. Ci sono delle vite in cui anch'io ero veramente una primitiva, molto grezza. Nella vita in cui voi mi state conoscendo, ho una parvenza più evoluta, questo sì, mhm. sicuramente, ma non so come dirti, non è che in assoluto, Però anche sembra, perché poi tutto è trasformabile, perché questo stesso bambino, così portato verso lo spirito, poi non è detto che vada verso certo, una certa direzione. però la narrativa dice che più il tempo passa dopo il 2000, 2010, e varie mille non più mille dei Maya, eccetera, cioè di Nostradamus o comunque le varie date delle varie profezie, sono incarnati molti più spiriti evoluti, anime evolute. Allora, per come la vedo io, le energie della Terra adesso sono molto più alte, per cui ciascuno di noi, può essere decisamente più evoluto. Allora fa effetto perché un bambino pare già tanto evoluto, capito? Ma in realtà ciascuno di noi può essere più evoluto. Però e allora cosa succede? Che noi paragoniamo questo bambino di adesso al bambino che eravamo noi quando le energie della Terra erano differenti e allora c'è tanto divario. Io lo percepisco così. Perfetto.